Ciao a tutti, ciao amici, bentornati sul canale. Eccoci qua con un nuovo video meal prep. Vi faccio vedere subito quello che ho preparato per i prossimi giorni. Spero che questo video vi sia utile. Se questi video meal prep vi piacciono, mi raccomando, mettete un like, iscrivetevi, condividete, commentate, fatemi sapere cosa vi è piaciuto di questo video, se avete bisogno di, che ne so, di ricette particolari. Non lo so, fatemi sapere, scrivetemi sotto, chiacchieriamo un po' e intanto vi lascio subito alle mie preparazioni. Ciao! Questa ricetta è a base di branzino perché ho fatto il branzino, mi è avanzato e quindi utilizziamo i filetti di branzino per fare un sugo che può durare 2 giorni, insomma, in frigo. Questo qua è il branzino che io avevo cotto all'acqua pazza, quindi soltanto con un pochino di olio, spezie e un po' d'acqua in padella. E quindi adesso cosa devo fare? Lo vado a pulire, cioè tolgo la pelle. Questa è la passata che utilizzerò per il sugo, quindi vado piano piano, mi sono messa i guanti perché non mi piace toccare il cibo con le mani, così metto sempre i guanti, e soprattutto il pesce, perché il pesce poi lascia odore e quindi non mi va che le mani abbiano odore. Quindi vado a togliere, ho tolto tutta la pelle, ho tolto le spine se c'erano, e vedete, questi qua sono gli scarti. Nel contenitore c'era anche il sughino di questo pesce fatto all'acqua pazza, e questo sughino io lo vado a riutilizzare. Infatti l'ho già messo nella pentola, ho aggiunto anche un po' di olio, un po' di sale e poi metto anche la passata. Faccio andare tutto per qualche minuto in modo che si insaporisca bene bene, e poi vado a inserire anche il pesce. Quindi faccio insaporire ulteriormente, ci metto anche del prezzemolo e il nostro sughino con il pesce è pronto. Questo ve lo conservate in frigo 2 giorni e ci condite la vostra pasta. Io ho condito dei fusilli con questo pesce, veramente molto, molto buono, semplice e ha un sapore estivo. Allora, altra ricettina meal prep: comprate del petto di pollo, lo tagliate a fettine. Io ho preso 2 petti di pollo e ho tutte queste fettine qua. Le mettete, le disponete su una teglia, una virofila, sotto ci mettete un pochino di olio e adesso andiamo a condire con sale, olio, un po' di latte e io ci metto la senape, mi piace molto, e adesso vi faccio vedere. Allora, un pochino di sale, poi un po' di olio, adesso mettiamo la senape la vado a spalmare su ogni fetta. In questo modo io uso proprio le mie mani, metto sempre il guanto. E la senape a me piace molto, però se non vi piace lo potete evitare. Voilà. E poi vado a mettere il latte, vado a irrorare con del latte, non molto latte, diciamo così, sarà un 20 ml. E infine ho messo qualche rametto di timo, poi questo a fine cottura i rametti li tolgo e niente, adesso lo metto al forno a 180 gradi per 30-40 minuti, 30 minuti se usate ventilato, 40 se è forno normale. Questo è il risultato, il pollo rimane succoso, morbidissimo, lo potete conservare e riscaldare appunto il giorno seguente per il meal prep, se ve lo volete portare all'ufficio, non lo so. Allora, qui ho preparato questi contenitori con uova sode, insalatina di citriolo condita con olio, un po' di aceto e sale, e qua ci sono i pomodorini che sono stati lavati e leggermente asciugati, devo asciugarli ancora un po',
E comunque questi sono degli ingredienti che mi servono per le insalate, e le uova le uso anche come snack, le uova sode, quindi sono degli ingredienti che io metto in frigo e mischio tra di loro appunto per insalatine o da mangiare anche così da soli. Preparo un altro piatto del meal prep. Allora qui ho fatto a cubetti piccoli, abbastanza piccoli, del peperone rosso, qui c'è il farro. Adesso il farro lo andiamo a cuocere in acqua bollente salata, 160 grammi di farro per 2 persone. E qua sto lessando 150 grammi di fagiolini, li lessiamo in modo che siano morbidi ma non ammosciati, insomma devono essere croccanti. Ho scolato qui il farro, l'ho messo a raffreddare e poi l'ho condito con un pochino di olio e vedete così si sgrana e non si appiccica. I fagiolini e i peperoni insieme. Ho aggiunto la feta a cubetti, il tonno, adesso condisco con un pochino di menta, se ce l'avete fresca meglio, un po' di olio e un po' di limone. Alla fine aggiungo il farro, mescolo tutto e l'insalatina è pronta. Mettetela in frigo, fatela riposare 20 minuti e poi sarà ottima da servire. Come altro piatto del meal prep faccio una cosa veloce, la frittata al forno che viene bella spessa e si conserva bene e poi la posso tagliare a tocchetti, vabbè. In pratica faccio un mix di uova, yogurt greco, parmigiano, sale, ho messo anche un po' di dragoncello e ci sta tanto bene con le uova. E se vi va ci potete mettere un pizzico di pepe, il sale ve l'ho detto, e poi all'ultimo aggiungo anche i piselli surgelati e mischio tutto. Vabbè, io lo faccio così, ma ci potete mettere qualsiasi tipo di verdura in mezzo, va bene anche con le zucchine, è molto buona, insomma voilà, facciamo questa frittatona e poi vado a mettere tutto qui nella teglia con, io ci ho messo la carta forno così non mi si sporca, è una pirofila. Se volete ci potete mettere sopra anche un po' di feta sbriciolata, io adesso non ce l'ho, però ci sta benissimo. Mettiamo al forno 180 gradi, mezz'oretta. Ecco qua, questa è la frittata pronta, la tagliate, la mettete in frigo e poi la mangiate. Ora preparo un piatto orientale, gamberi, verdurine saltate con gyoza. Anche questo è un piatto che potete fare in anticipo, conservare poi per i giorni successivi. Primo step, preparo i gyoza, li ho messi in questa padella con un pochino di olio, questi sono gyoza surgelati di questa marca e li faccio andare prima con l'olio per 5 minuti, poi metto 4 cucchiai di acqua e faccio andare per altri 5 minuti coperti in modo che si finiscano a cuocere a vapore. Adesso sono pronti, li tolgo dalla padella e li metto da parte. Nella stessa padella adesso cuocio le verdurine. Allora queste sono, vabbè, carote, per cui ci sono dei piccoli mais, questo è il bok choy, del cavolo, poi qui ci sono i broccoli e ci sono anche dei fagiolini, eccoli qua. Dei pezzettini di fagiolini che mi scappano, eccoli. Adesso questo qui viene saltato appunto in padella per 4-5 minuti. Vediamo. Sono passati 5 minuti, aggiungo i gamberi e li faccio cuocere sempre qui in mezzo, questi devono diventare rosa e ci verranno ancora 5-6 minuti. Adesso aggiungo un cucchiaio di succo di limone e un cucchiaio di salsa di soia. Lascio insaporire per qualche istante e il piatto è pronto, un piatto unico, un piatto comunque fresco per l'estate.
Questa settimana come dessert per il meal prep ho preparato il gelato fatto in casa. Questo qui è il cappuccino perché c'è un pochino di caffè in mezzo. A me tanto caffè non piace, però un pochino e poi ci sono pezzi di cioccolato e quindi questo è un gelatino fatto a casa con solo 3 ingredienti di base e poi appunto ci ho aggiunto un po' il cioccolato. Vi lascerò sotto nel box informazioni le informazioni per farlo, ma si fa senza gelatiera. Ultima ricetta è il couscous. Al couscous aggiungo il brodo e in questo modo il couscous prende vita, assorbe il brodo. Intanto vado a cuocere dei gamberoni in padella con della paprika. E poi una volta che questi sono cotti, ci metto anche un pochino di limone, vado a cuocere anche delle zucchine tagliate piccole piccole, le faccio saltare, non devono essere morbide, devono essere un po' croccantine, e ci metto in mezzo anche i ceci. Questi sono quelli in barattolo precotti, quindi cuociono pochi istanti, li faccio insaporire, ci metto anche qua un pochino di paprika. E poi vado a mischiare tutto, metto anche metto l'olio, il prezzemolo, naturalmente sotto c'è il couscous che è rinvenuto e questo è un altro piatto semplice, unico, fresco per l'estate, perché questo lo mettete in frigo e lo servite freddo. Se le mie ricette vi piacciono e volete altre informazioni, altre ispirazioni, io vi lascio delle dispense dove ho raccolto diverse ricette, diversi consigli. Queste dispense le trovate sul mio blog, l'ora del blog. Ci sono dispense che riguardano l'alimentazione, dispense che riguardano anche l'allenamento, e quindi spero che siano dei buoni suggerimenti per mangiare bene, stare in forma senza privarsi di niente, ma cercando appunto di mangiare con equilibrio, muoversi un pochino e quindi niente, vi lascio le mie ricette sul blog. Se vi va c'è una dispensa gratis dove trovate un assaggio di tutte queste, di quello che è, di quelle che sono le altre dispense, e poi le altre hanno un prezzo piccolissimo, tanto per contribuire al fatto che appunto vi dono le mie ricette, ve le ho scritte, vi ho creato appunto delle dispense che spero vi aiutino e vi faranno sempre compagnia, insomma, nella vostra cucina e in generale nella vostra quotidianità, grazie anche, spero, all'allenamento quotidiano che vi suggerisco. Quindi vi saluto, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate, andate a dare un'occhiata a queste dispense. Ciao a tutti!